Bentrovati, gormitici amici. Se volevate ritrovare i giocattoli che amavate da bambini, siete approdati al canale giusto. Qui ritroverete la magia del vostro primo spacchettamento, l'emozione di quando vi regalarono la prima isola di Gorm. Benvenuti su Gormiti Collection! Ciao e bentrovati su Gormiti Collection. Oggi vi parliamo di un playset. E che playset? La casa dei gormiti più efferati. Ecco a voi Monte Vulcano. Trattandosi di uno dei giocattoli di maggior successo della linea Gormiti, il Vulcano venne riproposto molte volte durante tutto il ciclo dei Gormiti. Ideato e disegnato da Vanni Milli, la prima versione venne presentata per la seconda serie e commercializzata. Era di color grigio chiaro. Poi ce n'è uno un po' meno comune, quello a destra. Venne venduto per l'era dell'Eclissi Suprema ed è fondamentalmente un recolor della prima edizione. Il colore è grigio scuro con sfumature che vanno dal marrone al viola, anche se c'è un'altra differenza, la vediamo tra un po'. Il playset è bello massiccio, è largo 25 cm e alto 26 cm. Ci sono un bel po' di funzioni e 2 accessori, 4 palline di lava e Magmion versione argento. Per quanto riguarda Magmion versione argento c'è una piccola curiosità. Questo playset, come abbiamo detto, è uscito per l'era dell'Eclissi Suprema, ma quel Magmion lì è nella versione Il ritorno dei signori della natura. Se noi li vediamo assieme, vedete a sinistra il Magmion argento e a destra il Magmion con la posa leggermente diversa dell'Eclissi Suprema. Come vedete cambia soprattutto il braccio sinistro, anche se tutto il resto è molto simile. Questa che vedete è un'edizione estera, sempre Eclissi Suprema come detto, venduta in Spagna, Grecia, Portogallo e Turchia. Ma adesso vediamo nel dettaglio questo magnifico playset. La parte frontale mostra una faccia mostruosa con questi piccoli occhietti inquietanti che ti fissano. La montagna ha anche un naso ben scolpito a completare lo spaventoso volto e man mano che si scende verso la lingua di fuoco il colore cambia, diventa marrone. Qui sgorga l'immaginaria lava infuocata. Il colore sfuma nel rosso e nell'arancio a rappresentare la lava che fuoriesce dalle viscere del vulcano. Nella confezione, come dicevamo, c'erano delle palline, sono delle sfere di lava che potremo posizionare nel cratere di questo piccolo vulcano. In realtà sarebbe più comodo mettere le palline all'interno del cratere, perché come possiamo vedere si può staccare. Allora vediamo, ecco qui. E questo è cavo. Noi appoggiamo le palline qui. Ok, e poi le possiamo conservare all'interno. In questo modo il cratere del vulcano può diventare una pedana dove posizionare Magmion. No, nessuno di questa serie perché sono tutti troppo massicci e grossi. Ricordiamoci che questo playset è stato disegnato per i personaggi della prima serie. Togliamo Magmion. Rimane un bel ripostiglio, diciamo così. Ai lati ha queste due braccia scheletriche con lunghe unghione rosse, terribili artigli pronti a graffiare e straziare le membra dei poveri gormiti del bene. Entrambe le braccia hanno una funzione a molla, cioè se le abbassiamo queste tornano indietro. Non ha molto senso, ma forse serve per spaventare Diamantes, che passando di lì vede queste braccia che si muovono e scappa via. Ah! Ma io non sono così sicuro. E ad ogni modo, tornando alla prima serie, queste braccia erano fantastiche per prendere i gormiti. Vediamo se uno Eclissi Suprema lo regge. Come vedete il peso sbilancia tutto quanto, però comunque lo trattiene, non credevo fosse possibile. Ma ruotiamo il playset solo un po' e vediamo Pachydermion. Ricordiamo che non è molto sveglio, infatti si chiama lo stolto. Lui se la vuole prendere niente po' di meno che con il vulcano stesso, molto furbo, ma la montagna, che vive di vita propria, con il drago di fuoco lo spara via in un istante. Franius corre in suo aiuto.
Nel frattempo, Moloch e Xiron prendono le munizioni e sparano le palle di lava contro i poveri gormiti della terra. Ancora una. Mamma mia, a momenti se la tirano in testa. Ah, che fine ingloriosa! Queste due funzioni sono entrambe a molla e si azionano con questi pulsanti che abbiamo appena visto. Ruotiamo ancora il Monte Vulcano e possiamo notare tantissimi dettagli scolpiti sulle pareti. Queste botole viola e le scalinate che circondano tutto il perimetro del castello. I nostri coraggiosi amici si sono ripresi e ripartono all'attacco, provando a penetrare il vulcano dal retro. Ma Diamantes si trova davanti un mostro di lava che con il suo braccio lo spazza via. Come vedete abbiamo girato ancora un pochino il nostro playset. Qui c'è questo corno. Se lo premiamo riusciremo forse ad aprire il playset. Ok, fatto, un po' durino. Eccolo qua. Bello centrale, si vede tutto. Perfetto. Allora, qui come vedete ci sono le plastiche interne che sono di un bel blu scuro e poi queste parti arancioni. Dentro ci sono numerosi ripiani per posizionare i nostri gormiti del vulcano che si ricaricano e si riposano in attesa degli ordini di Magmion per attaccare quegli stolti gormiti della terra. Giriamo ancora una volta il nostro bel vulcano aperto e vediamolo dall'altro lato. Ok, qui ci sono due pericoli fondamentalmente. Il primo è il cannone. Boom! E il secondo è la bocca dentata. Eccola qua. Vediamo. Ah, masticato. Tra l'altro mi sono accorto che si è chiusa la finestra dello spavento dove Mega Moloch ci stava spiando. Oh, che fifoni questi personaggi del popolo del vulcano, proprio non se ne può, eh. Ok, le funzioni non sono infinite, ma ci sono infiniti modi per giocarci. Adesso però facciamo un passo indietro nel tempo. Questa versione intermedia ha i colori della prima versione, ma non troviamo più la botola sulla parte superiore del vulcano. Per assurdo hanno tolto questa parte proprio quando hanno aggiunto le sfere di lava al playset. Sarebbe stato carino far rotolare le sfere di lava dal buco in alto per farle scendere. E infatti col playset della seconda serie, la prima versione uscita, è molto divertente fare questa cosa. L'altra differenza è che questo playset, uscito a cavallo tra la serie Cartoon e la serie Final Evolution, è un po' ambigua, nel senso che ha questi due personaggi oro, che sono Scorpios e Brax, rispettivamente a destra e a sinistra, che sono nella forma Final Evolution, ma le carte sono nella versione Cartoon e adesso le vediamo. Ok, queste qui sono le carte che si potevano trovare nel playset con i personaggi dorati. Come vedete intanto c'è questa cosa molto carina dei personaggi colorati in oro. Le illustrazioni sono le stesse che si potevano trovare nelle carte Final Evolution, ma la cornice è diversa. Infatti se noi giriamo le carte, quella di sinistra dei personaggi dorati sono quelle del Ritorno dei Signori della Natura. E quindi questa cosa è un pochino ambigua e restano un caso isolato su tutte le carte uscite per i gormiti. Questo è il Vulcano Serie 2. Vediamo le differenze con quello Eclissi Suprema. A parte i colori c'è una grossa differenza. Come potete vedere, qui c'è una botola, nata non per lanciare le sfere infuocate, che non erano comprese nella confezione originale, ma come rampa d'uscita per i gormiti. Si può usare in due modi, come botola contro i buoni, oppure come uscita veloce per quelli del vulcano. Vi ricordate l'episodio animato I gormiti del vulcano che scendono dal pendio? Ecco, tipo così. Facciamo una prova. Ok, martello, prima serie, è sceso perfettamente. La botola è molto piccola e quindi funziona solo con alcuni personaggi. Nella confezione era mostrato un Poivrons Mystica che scendeva dalla botola, ma noi abbiamo fatto la prova e ve la facciamo vedere e come vedrete Poivrons Mystica non riesce né a entrare né tantomeno ad uscire da questo tunnel.
Ok, dai, proviamo con Poivrons. Vediamo. No, non entra. Non entra, non c'è niente da fare. Come vedete sono comparsi un po' di gormiti del vulcano. C'è il guardiano orlante, Arachno e Sparafuoco. E il povero martello chissà se se n'è accorto. Ma ho paura che ci sia anche qualcun altro. L'anonimo multiforme. Ah, l'ha preso. Angelo infuocato. Maglio infuocato. Bah, insomma. Una strage. Come vedete, questi giocattolini sono perfetti per questo playset, infatti erano studiati proprio per questa versione. Con i personaggi Eclissi Suprema tutto si fa più complicato, ma come vedete le proporzioni sono perfette per questi gormiti della prima serie, che sono stupendi. Rivediamo un attimo le trappole che abbiamo visto prima e vedrete che funzionano molto meglio con questi personaggi. Il povero strapparami, 3, 2, 1... partito. E a Gravitus cosa potrebbe succedere? Bah! Catapultato all'altro mondo. La scena è desolante. Come vedete anche i gormiti dell'aria sono stati catturati dal vulcano e Medusa Antica è stato masticato dal vulcano. È una scena un po' raccapricciante, ammettiamolo. Qui ci vorrebbe l'intervento dei signori della natura. Ecco arriva Geos il potente. Noctis, Tasarau e Poivrons. Beh, adesso per quelli del vulcano sono problemi, eh? Bene, lasciamo i nostri gormiti a scannarsi e ferirsi mortalmente, si daranno battaglia. Noi vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale e seguiteci anche su Instagram. Ciao!